È l'ultimo giorno di una lunga estate afosa. La prima dopo il lockdown. È il 22 settembre 2020 e ci sono ancora le famiglie con bambini qui alle porte di Roma, sul litorale laziale. Siamo a Tor Vaianica. Quel giorno qui c'è anche Simone, soprannominato Passerotto, ma il suo vero nome è Selavdi, perché è nato in Albania 38 anni fa. Simone, come sempre, è qui al Bora Bora, lo stabilimento della compagna. È qui per dare una mano, è in costume da bagno ed è alle prese con l'argine del vicino canale. Neanche si accorge quando un uomo, vestito da runner, gli si avvicina alle spalle. Due colpi, il primo che non va a segno, ma il secondo colpisce Simone al collo. Simone il Passerotto muore 48 ore dopo, in ospedale. Un'esecuzione, in pieno giorno e con decine di testimoni, come quella che ha colpito Fabrizio Pescitelli, il noto capo ultras della Lazio, ammazzato un anno prima in un parco di Roma. Anche lì un killer vestito da runner e con la stessa pistola, una calibro 7,65. Ho sentito i spari, io ero in casa, io ho sentito i spari proprio. Dopodiché abbiamo sentito chiamate i carabinieri, chiamate l'ambulanza, cioè ero rimasta così. Poi era un agguato, cioè era E questo un'uccisione da sicari, da professionisti. Se c'è un regolamento dei conti, quello è come tutte le storie di Roma che cadono a Roma. Quindi quello che succede a Roma succede anche qua. È ovvio. È ovvio. Non c'è, sono solo- Faccio questo lavoro da anni. Di morti ammazzati ne ho visti tanti, troppi. Ma in questa storia c'è qualcosa che non torna. Perché far ammazzare un ragazzo albanese che fa il bagnino da un professionista in maniera così brutale? Chi era veramente Simone? Cosa ha fatto? E a chi? Buonasera, scusate, siamo giornalisti di Sky, stavamo a fare riprese dove è morto quel ragazzo Simone, ragazzo albanese, se lo ricorda? Albanese. Siccome abitava qua a un passo, frequentava il bar, abitava... Sinceramente io non lo conosco, non so. Lo ricordate Simone che ha perso la vita al Bora Bora? So che avevano detto verso il campeggio dall'altro lato. Cioè qui in fondo? Buonasera. Se lo ricorda quel ragazzo che hanno ammazzato a Tor Vaianica? Simone lo chiamavano, ma c'era il ragazzo albanese. Non so più, conosco io bene. Che... Tutte le mattine stavamo insieme. Ma che c'è, una foto sua? Che noi non l'abbiamo visto, non ci sono foto in giro. Era un bravo ragazzo. Eh? E tutte le mattine stavamo al bar. Tu lavoravo al baretto lì, con bicicletta andava qua a Tor Vaianica. Al bar, lo stabilimento. E questa foto un mio amico l'ha scaricata su Facebook, poi l'hanno levata su Facebook. Però mi devi spiegare perché uno spari a uno che fa solo... Ma io non lo so, ma no. Ero un bravo ragazzo, poi mi ha regalato una bicicletta, quella elettrica. Ma era ricco? Cioè, c'aveva tanto... No, una volta ho passato anche io un po' di soldi a prestito. Sì. 100 euro, me l'ha ridato dopo una settimana, ma non era ricco. Poi io non è che lo conosco di 10 anni, lo conosco da un anno. Non si spiega però, No. Sempre dritto e sbatti un cancello. Sì. Ci sono tante case dentro. Tu devi suonare qualcuno che ti apre e ti dà informazioni. Scusi, se la disturbo. So che qui abitava Simone. Siccome è una storia che nessuno racconta più, volevamo chiedere a lei che persona era. Sembrava un bravo ragazzo. Abbiamo qui insieme con bambini, con la compagna, non so se era la moglie, però c'era un figlio. E siamo rimasti sconcertati un po' tutti. Eppure non c'aveva un giro strano.
Quando stava qua stava arresti domiciliari, noi l'abbiamo conosciuto in quell'occasione. Venivano gente sua così, però non sappiamo noi, capisci? So chi era Simone qua, fuori di qua no, niente, ragazzi. Però per quanto delinquente poi essere, da averne un po' di fumo, essere ammazzato così come i cani, dire proprio mafia, 'ndrangheta, queste cose qua. Esattamente. Però qui Torvaianica Torvaianica, tutto il litorale è un rifugio di gente. Gente brutta. È un po' di tutto c'è qua. Forse non ci si è resi conto bene di quello che è accaduto, perché già dopo qualche giorno la gente non ne ha quasi più parlato. Nessuno si è chiesto cosa c'era dietro quell'omicidio. Se capita a noi, pensiamo, no, ma non può essere mafia. Non può, la mafia sta in Sicilia, al limite sta in Calabria, al massimo sta a Napoli, ma non può stare a Roma, non può essere mafia. Con la pace c'è il benessere, con la guerra c'è la miseria e il carcere. Questo dicevano al telefono il boss di Torvaianica, dove è stato ammazzato Simone il Passerotto. Ma come fa un omicidio come quello avvenuto qui, sul litorale romano, a raccontarci quella che è la mappa criminale della capitale? Beh, per scoprirlo dobbiamo partire da qua. Ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. Vi ho portato l'ultimo numero del Corriere della Città. Ah, grazie. Ciao, buona giornata. Scrivere è una passione, non è un lavoro. Ho fondato questo giornale da niente dicendo ok, andrà avanti finché ci sarà la possibilità economica di mandarla avanti. Siamo arrivati a 11 anni. Allora Maria, ci sono dei controlli ad Ostia, 6 arresti, delle denunce. Insieme a me adesso ci sono altre persone. Vedi se riusciamo a trovare ancora foto e video e le pubblichiamo. Ci lega questa voglia di squarciare il velo, perché questo è un territorio veramente che purtroppo ha un qualcosa di marcio. Mi è capitato un paio di volte di ricevere qualche minaccia, però a me sinceramente no, non ho mai avuto paura. Però siamo arrivati al punto in cui abbiamo troppe infiltrazioni mafiose e di criminalità che ci sta rovinando il futuro dei nostri figli, perché veramente siamo alla Sicilia di 30 anni fa. Il male non è un concetto astratto. Si muove, si diffonde, penetra. Oggi a colonizzare questa terra, questa spiaggia, non è Enea in fuga da Troia, ma il male portato dalle nuove famiglie mafiose. Come Enea cercano e trovano nuovi insediamenti. Torvaianica è uno di questi. A 28 km da Roma è una delle mete estive più amate dai romani, come Ostia, che da qui dista solo 10 km. Questo è il regno dei Fragalà. Originari di Catania, si sono stabiliti qui negli anni 70.
Alla testa del gruppo c'è Alessandro Fragalà, che abitava proprio qui. Che lui era uno di quelli cattivi. Vabbè, ne ha combinate tante. Però era un ottimo pasticcere, questo lo posso dire. Alessandro lavorava nella pasticceria del fratello Ignazio. Salve signora, cercavo il signor Ignazio. Ma non c'è Ignazio. Come c'è? Stavo ricoverato, ospedale. Il figlio di Alessandro, Simone, è l'intestatario di questa sala slot nel corso di Torvaianica. Come commercianti sono sempre stati molto in evidenza. La figlia Astrid, invece, ha questa panetteria. Forno sì, quello è stato il primo. Ma tutto loro c'hanno. Non è tutto loro che devono il pizzo. Per anni Astrid è stata la presidente della Conf Commercio Locale. L'altra faccia invece era quella che si riuniva di notte in pasticceria a Serrandegliosa, dove si ordinavano i traffici di droga, dove si ordinavano magari i pestaggi, dove si ordinavano chi andare a scegliere per estorcere il denaro, persone che sono state minacciate, donne minacciate addirittura di stupro. Persone a cui sono entrate in casa e mi hanno magari picchiato i genitori, ma che hanno avuto comunque paura di denunciare. Io tra tutte le vittime che ho ascoltato, e sono tante, soltanto 2 hanno denunciato. Ti posso rubare un secondo? Mi dici che è successo con i Fragalà? Ma che c'è ancora un po' paura, immagino. Ma sono brutti, come sono? Troppo. Io allora non li conoscevo una certa Marzia. Era venuta tramite una persona di Ostia che mi conosceva, che affittavo le macchine. La prima volta ha preso una macchina piccola, tipo 500 euro al mese, 4,50. È venuta, ha pagato la macchina il primo mese, 2 mesi. E poi dice, guarda, io c'avevo un carissimo amico mio, un ebreo, che te lo porto, che prende auto sportivi, che è molto ricco, però fammi lo sconto a me perché così pago troppo. E io gli ho detto, va bene, non ci sono problemi. Finché non sono subentrati loro a venire dentro l'ufficio, Fragalà e le altre company, l'ha portata sempre lei. Quindi lei ha cominciato a fidelizzare il rapporto con te per poi portare dentro la tua azienda il clan. Sì. E da quel giorno cosa è successo? Loro hanno cominciato a prendere le macchine, le prime volte pagavano puntuale, dopodiché hanno cominciato a pretendere auto senza pagare, tra cui un Audi che costava più di 100.000 euro, un Maserati Gran Turismo che era appena comprato, e addirittura quando hanno portato le interne in pelle, mi ricordo come se fosse adesso, erano tutti bruciati con le sigarette. Cioè, ma tu con loro eri esposto per quante centinaia di migliaia di euro? Autovetture per oltre 500.000 euro a noleggio che prendevano. $500.000 di euro. Sì, sì. E dovevo rientrare anche dei soldi, però dei soldi era l'ultimo dei problemi. Se tu eri disposto a perdere quante migliaia di euro? Stavo fuori di circa 65.000 euro. Un giorno poi mi hanno chiesto, stavo sotto ricatto lì, dice no, oggi ci devi da 2.000 euro. Io dico guarda, non ce l'ho adesso in questo istante. E poi sono passati. Poi sono passate alle minacce vere, gente sempre dentro l'ufficio, dentro il negozio, e hanno cominciato a minacciare di brutto: se non mi fai trovare i soldi dentro oggi, se non mi fai trovare domani mattina. Io cercavo sempre di perdere tempo, sono arrivato a un certo punto che non ce la facevo più perché pretendevano sempre più soldi. Io mi svegliavo la mattina e non sapevo dove andare, perché se andavo lì avevo paura che c'erano loro. Tu porti i figli a scuola la mattina, c'hai paura che ti seguivano i tuoi figli, tua moglie che era incinta. Cioè tu eri controllato al lavoro, eri controllato a casa. Ed era controllato anche tua moglie che era incinta. Che era incinta degli ultimi 2 mesi dell'ultimo figlio che è nato il 18 di settembre. Sì. E dopo che è successo? E poi
bel pomeriggio, vado, appena arrivo all'ufficio, scendono all'improvviso, hanno sgommato, hanno frenato, scendono e mi hanno cominciato a menare. Mi prendono i soldi nella tasca, il telefono cellulare, l'iPhone, 1.600 euro che ce l'avevo, le chiavi della macchina. Sono scesi in quanti? 2 erano. Ti hanno preso? Uno mi ha preso con le mani, mi ha legato le mani, e l'altro mi dà i cazzotti. E lì per lì speravo di sopravvivere per vedere i miei figli, per vedere la mia famiglia. E alla fine sono cascato per terra e sono riuscito a svincolarmi e scappare. Per fortuna che c'era una persona, ha visto tutto dalla finestra e ha preso la targa della macchina. E io lì ancora con tutto il naso, il sangue che mi uscivano dal naso, tutti i vestiti pieni di sangue. Sono andato subito dai carabinieri di Via Anselci, mi hanno visto, mi hanno mandato all'ospedale e lì i carabinieri, quando io ho dato la patente di Fragalà, mi hanno detto 2 parole: ti sei messo un bel guai, ma adesso cerchiamo di risolvere. E ho cominciato a fare la denuncia, tutto il percorso che dovevo fare. Come sei a poppa? Ma perché ci sta sta mano? Non lo sapevi? Io posso pensare che c'è tua mano, non ci piace la pena. Cioè io posso chiamare le Catania, tutta la cosa, l'associazione, cose, posso ir a fare la pena del 1.600 euro. I Fragalà sono stati arrestati durante l'operazione Equilibri nel 2019. La DDA di Roma gli contesta una serie di reati, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni, con l'aggravante di aver agito con un'associazione di stampo mafioso. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato, per la prima volta nel Lazio, un giuramento di affiliazione a Cosa Nostra. A giurare da uomo d'onore era Salvatore Fragalà. Ancora questo indefinito, ancora che è? Allora che faccio? Appena ci vuoi mi metti che rispondo male. Tu sì, mi hai detto no. Adesso la taglia. I Fragalà agivano sotto il controllo di un esponente di spicco della mafia palermitana stabilitosi a Roma fin dagli anni 60, Don Francesco D'Agati, garante degli equilibri fra tutte le mafie presenti sul litorale. Qui, tranquillamente, ci si sedeva a tavola tra i vari clan e quindi lì si trovava l''ndrangheta, la mafia e la camorra che si spartiva i vari territori e i vari affari, i vari tipi di affari, tutti d'accordo. Lo spessore criminale dei Fragalà si misura dalle loro relazioni. Facevano affari con tutti. Ad Ostia, con il clan Fasciani e con gli Spada. Fra Anzio e Nettuno parlavano con i Gallace, che sono una famiglia di 'ndrangheta. Ma non solo. Avevano rapporti consolidati con i casalesi, i camorristi di Casal di Principe. E soprattutto con i palermitani della vecchia Cosa Nostra, anche loro arrivati a Roma negli anni 60, e con i Santa Paola di Catania, la loro città d'origine. A Roma parlavano anche con Fabrizio Piscitelli, Diabolic e soci. Loro avevano trovato un bel equilibrio. Forse chi ha disfatto questo equilibrio è proprio l'arrivo degli stranieri, l'arrivo degli albanesi, che qui appunto, a parte l'omicidio di Simone, finora non si erano mai scannati. Mentre cerco notizie su Simone, una fonte mi mette in contatto con qualcuno vicino al giro degli albanesi. Ho un appuntamento l'indomani in uno stabilimento abbandonato vicino a Torvaianica. Torvaianica chi non ci vive neanche si immagina, bello il mare, aria fresca, aria pulita. Torvaianica fa schifo. È gente di merda. Io so di 10 posti dove vengono cocaina in mezzo alla strada tranquillamente. Cocaina, eroina, fumo, qualsiasi tipo di cose. Il giorno e di notte. È uno dei luoghi di spaccio maggiori adesso. Oh, mi ha detto tutto, eh? Guarda che mi ha dato. Mi ha dato una lettera. Ora un po'. Vieni. Dammela. 4 foglietti numerati. Leggi in ordine. 1,
2, 3 e 4. C'è un fogliettino dentro. Passerotto. Vendita di droga e armi. La droga è la chiave di tutto. Simone il Passerotto si trovava agli arresti domiciliari per spaccio. Lo avevano trovato con 5 kg di hashish nascosti nella macchia, lungo la litoranea fra Ostia e Torvaianica. Secondo il nostro informatore, una delle sue basi era proprio qui. Ecco, qui ci sono un po' di recipienti, le bottiglie tagliate. Qui si è quasi invisibili, eppure sento le macchine della litoranea che saranno a 150 metri. Questo è un portapicchetti di una tenda. Quella probabilmente è una tenda. E questa è una pala. Qui c'è un borsone. Buste. Questi sembrerebbero degli involucri. Qualcosa per impacchettare. Questo che è? Guarda un po'. Oh, questo è fumo. Questa sembrerebbe una tavoletta di hashish. Eh sì, è fumo. Questo è quello che rimane di una partita di hashish. Ma chi era veramente Simone? E perché qualcuno lo voleva morto? Tu parla che c'ha 150 dipendenti? O uno? Ma chi, Simone? 150. Pensate che hanno pensato così, ma così vengono ammassati con la spiaggia in mezzo alla gente. 150 dipendenti. Da Balcchini delle spiagge, albanesi che giravano con le macchine e portavano dosi in giro per Pomese, per Baianica, per San Lorenzo. Questi hanno fatti mangiare perché erano albanesi scappati da Albania senza una lira, si trovano macchine, gioielli, vestiti. Chezza relativa, che poi quando entri in queste situazioni tu ti comanda, tu sei una tua pedina. Se io ti dico che tu domani devi andare a mezzo al campo e cagarli in mezzo, tu domani vai a mezzo al campo e caghi lì. Perché lui ha 200-300 euro al giorno che lavora con lui. Lui è stato una delle prime persone a Torvaianica che c'è i canali con la Spagna diretti per erba, fumo e cocaina. Lui si è preso tutto il giro da Ostia fino a Torvaianica. Poi poi c'è 150 dipendenti, fai il calcolo, non si vede quanto riesce a lui, pensa quanto gli entra. Fanno milioni, penso, Sono tutte persone a Roma che fanno questo tipo di lavoro. Lui e De Bolli che gestiva tutta la parte di Roma Tuscolano, Romanina, Zingari, Casamosi, che cazzo sono. Lui gestiva tutte le entrate di questa zona qua, da qua, Nettuno, anzi, Celatino, quanti ne vuoi? Senti, ma era vero che dopo Ostia e dopo i casini con Spada volevano spostare tutte le operazioni qui? Credo che qua si voleva spostare. E poi, ripeto, io sono Spada, sono tutti quanti, tutti questi davano il suo esercito, 150 persone, lui l'aveva, si dice qui ti sposti fino a un certo punto, poi nascono le guerre, inevitabili, nascono le guerre, tra criminali veri, questi sono criminali veri. Ostia, porto di Roma. Secondo la leggenda, Romolo e Remo per fondare Roma risalirono il Tevere partendo da qui.
a 27 km dal Colosseo. Oggi Ostia è una città di quasi 230.000 abitanti, amministrata però come uno dei tanti quartieri della capitale. Ad Ostia ha sempre comandato Paolo Frau, esponente di spicco della banda della Magliana. Quando Frau viene ammazzato da 2 sicari nel 2002, il feudo di Ostia passa nelle mani di Carmine Fasciani, referente della mafia palermitana di Pippo Calò. Il suo braccio destro è Carmine Spada, detto Romoletto, alla guida del clan che insieme ai cugini di Silvio e Casamonica compone la grande famiglia nota nell'ambiente come la mafia zingara. Fasciani e Spada gestiscono gli stabilimenti balneari, il pizzo e lo spaccio di droga. I conflitti nascono quando a pretendere una fetta della torta arrivano i fratelli Triassi, Vito e Vincenzo, un'estensione della cosca agrigentina dei Caruana Cuntrera, che in Sicilia chiamano i banchieri di Cosa Nostra. Inizia una guerra che va avanti per anni. Sparatorie, gambizzazioni, omicidi. Ma lo Stato reagisce con forza. Fasciani e Triassi finiscono in carcere. Il controllo della città è tutto nelle mani del clan Spada. Nonostante diversi interventi delle forze di polizia nel corso degli anni, questa fetta di territorio continua ad essere infestata dal traffico di droga, cocaina e hashish. I chioschi sulle spiagge sono soggetti al pizzo. Le assegnazioni delle case, così come gli sfratti, non li decide la pubblica amministrazione, ma gli Spada, appunto, parenti diretti dei Casamonica. Ostia è tornata al voto, sperando di fare qualche passo in avanti, ma il calendario qui sembra sempre tornare indietro. No! Vabbè, ti posso disturbare un secondo? No, cazzo! Dai! No, dai, non me menà! Ho ripercorso tante volte questo pezzo di strada. Nella mia testa. Non mi metti le mani addosso. No, figurate, volevo solo... me a mettere, no, no, lascia solo fermato per dire una cosa. Guarda, non è cattiveria. Questa era la palestra. Io qua ho preso una testata. Però non c'ero ancora mai tornato. Ui, come va? Come stai? Bene. Vedi che hanno è stata disequestrata, tutto quanto. E il giudice ci ha lasciato. Oddio, sono di riposo. Appunto, regalami 2 minuti e mezzo. Sono di riposo. C'ero pure io di giorno, non ti ricordi? C'eri pure te? Stavo là, io stavo. Te lo ricordi? E cosa ha preso poi? Io pure mi ricordo. Eh sì, mi ricordo ogni attimo di quella lunga chiacchierata. Qui Casa Pound a Nuova Ostia ha preso il 17%, tu hai sostenuto. Allora, ma che cazzo? Ma scusami. Era il 2017 e a Roma c'erano le elezioni comunali. Roberto Spada, fratello del boss Carmine, aveva pubblicato su Facebook un post di sostegno ai candidati dell'estrema destra di Casa Pound. E Roberto Spada non sostiene Casa Pound. Roberto Spada ti fa i cazzi sua, a turno, quindi dove tira il vento va. Però perché mo ti stai rimangiando sta cosa? Ma io non mi sto rimangiando niente, non mi rimangio niente e non dico niente. A Nuova Ostia, quartiere di riferimento del clan, Casa Pound aveva raggiunto percentuali mai viste prima. Capito? Ma ognuno ha gente, ma io non c'ho nessun potere, io non c'ho nessun potere politico né in mezzo alla strada, non comando un cazzo, non comando manco a casa mia. Ma mai, scusami, zero. che dicono che tu sei il capo del clan Spada. Ma che tu sei credi a proprio... queste cazzate? Ho fatto domande dirette. Perché hai deciso di sostenere Casa Pound? Ma andavate a scrivere qua la stronzata, così, a buffo. O uno qualsiasi può dire una frase. Tu non sei uno qualsiasi. Infatti io sono uno dei più scemi. Sono uno meno dei... Dai, ma per serio, ma senti come te ne esci? Sicuramente ho insistito. Oh, abbiamo parlato, a canna, dai, e vattene. Ma quella domanda meritava una risposta. Perché a Io cammino da solo. Casa Pound? Che cambia, me lo dici? Ma gli tu l'hai scritto. Ho capito, ma vai a chiedere alla gente. Io ho fatto un pensiero mio in quel momento. Poi magari dopo una settimana penso perché ho cambiato. Magari adesso hai cambiato idea? È meglio il PD. Ma hai cambiato idea? Ma no, ma dai, non mi venà. Oh, lasciami perdere. Forse inconsciamente Questa registrata quel pezzo per me. ho sottovalutato i segnali che mi mandava.
Io non sento di essere nessuno. Sono morto di fame che arriva a malapena a fine mese. Non c'avete più il potere di una volta, mi stai di questo. Ma che cazzo c'avevamo avuto il potere? Magari fosse così. Quindi la stampa ti scrive che tu sei il boss del clan Spada, scrive una bugia. Scrive tutte... non è vero. Interessante. Dai, 3,5 che sta qua a rompi i coglioni, ma tu ti rotto il cazzo. Vabbè, io sto scrivendo commentare quello che hanno scritto tutti i giornali. Il clan Spada con Roberto Spada sostengono Casa Pound. Il sostegno degli Spada ha fatto prendere a Casa Pound il 18% a Nuova Ostia. È vero o è falso? In primis non leggo i giornali, e secondo cosa sta a fare il servizio del merda. Ma Casa Pound può cambiare cosa a Nuova Ostia? Solo questo? Non lo so, sono problemi vostri. Non lo sapete voi. Tu pensi di sì, l'hai scritto. La risposta di Roberto Spada. Non me ne fotte in cazzo a me. Non me ne fotte niente. Beh, la conoscete. Oh. Ma rotta il cazzo, oh. 2 ore che sta qua, oh. Edoardo invece viene aggredito qua. Il primo pugno lo vedo arrivare io ad Edoardo e gli arriva da dietro, un pugno qui. Roberto! Oh, ma no, fe. Edoardo invece di proteggersi la faccia, protegge la telecamera. E su di lui vanno sia Roberto che il suo gorilla. Vai, cazzo! Io vedo bianco, non capisco molto, sono annebbiato. Però mi rendo conto che gli stanno facendo male, mi avvicino, gli dico fermatevi e poi riesco a prendere l'anellino dello zaino di Edoardo e tiro. Fermo, oh, gli hai rotto il naso! Ma hai rotto il naso, Roberto! Dai, lascialo, oh, ma hai rotto il naso, dai, basta! È da 3,5 che sei rotto. Vabbè, ma dimmelo, me ne vado, Roberto! Ma da 2 ore che te lo sto di parte, te lo voglio lasciare il a brutto un po'. Ma guarda che mi hai fatto, cazzo, mi hai rotto il naso! Ma 2 ore che te lo sto di che te le devi il naso. Quando arrivo qui, sento queste serrande che si abbassano. Ed è il primo ricordo nitido dopo la confusione iniziale, dopo il colpo. Quando arrivo a quest'angolo c'è un ragazzo lì che mi dice: hai visto che ti succede a Nuova Ostia? Ed hai rotto il cazzo, non ci tornate più qui. E allora andiamo verso di qua. Ricordo il muretto. In quel momento non potevo immaginare che quel gesto avrebbe cambiato tutto. E ora andiamo ad Ostia, blitz della polizia e dei carabinieri. Arriviamo a Piazza Gaspari dopo il blitz. Tutta la città, non solo la roccaforte degli Spada, è presidiata. Ci sono gazzelle dei carabinieri e volanti della polizia ovunque. Sono 32 gli arresti contro il clan Spada. Dipende di quello che fa Spada. No, piano. I vertici del clan Spada finiscono in carcere, uno dopo l'altro. Tra gli arrestati c'è anche Carmine, capo del clan, è fratello di Roberto, il boss che con una testata colpì Daniele Piervincenzi. Tutti accusati di associazione di stampo mafioso. Omicidio, estorsione, usura, traffico di droga, incendio, danneggiamento aggravato, intestazione fittizia di beni. Un risultato oggettivamente importante. Ma loro una tappa, non certamente un punto di arrivo. Sono ancora qui. Fa 24 ore 24, sta a morire la gente. È possibile che le guardie non si bevono? Cioè tu mi stai a dire che la piazza di spaccio qui lavora 24 ore su 24? Poi c'è sta poco del capomane. Ma Spada? È sempre Spada. Ma chi è rimasto a venne qua di Spada? I suoi primi uccisi. La musica. Sono 4 persone qua, tutti Spada. Tutto sono tutto? Sì. Non mi fanno le pure le armi, cioè. Le guardie usano.
sapere andare, sapere che spacciano 24 su 24, sta a morire la gente, i ragazzini a roba avanti, i ragazzini, oh, fate schifo. Questa è una delle zone più belle di Ostia, la zona dei villini, Piazza Gasparri e laggiù. E questa villa è quella che è stata sequestrata a Carmine Spada, Romoletto. Il giudice voleva assegnarlo a un'associazione per la difesa delle donne. Le operatrici sono venute qui e hanno scoperto che però gli Spada a questa villa ci tenevano ancora. Differenza Donna sin dal 1989 si occupa di sostenere le donne in uscita dalla violenza. Abbiamo accolto oltre 35.000 donne in uscita dalla violenza e oltre 50.000 bambine e bambini, adolescenti insieme alle loro mamme. Differenza Donna in 30 anni ha affermato la sua autorevolezza a tal punto che il Tribunale ci ha voluto concedere l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata. Sono luoghi molto difficili e sono luoghi dove i progetti servono proprio a questo. Ostia vi hanno minacciato? Sì, diciamo che poi queste sono cose che si affrontano con tanta lucidità e serenità. Ma le operatrici si sono spaventate a Ostia. Insomma, voi avete fatto regolare denunce e tutto. Sì, ho fatto tutto a nome mio per tutelarle. Perché loro sono di là, io vivono là. No, allora. A vivere lì, proprio sotto l'appartamento di Carmine Spada, detto Romoletto, sono rimasti anche loro, gli storici proprietari della palazzina. Del 1955 quest'atto, Cioè, questa era la casa di suo padre. Di mio nonno. Questo atto della cugina che è stata costretta a vendere a Fasciani. Questa a Fasciani, guarda quanto gli ha venduta. Cioè nel 1991 sua cugina Adriana presa per il collo, gli hanno messo un coltello qui e gli hanno detto ti ammazziamo di nipote se non sono uccisi di casa. E quindi sua cugina ha dovuto... Ma qui io leggo Fasciani Carmine. Sì, ma stavano in combutta col coso. Fasciani Carmine era il capo di Ostia. Che mo dice a me. E da Fasciani Carmine, che era il capo di Ostia, quindi il capo anche degli Spada, si sono steccati la cosa. Hanno dato a loro. Alla fine ha ceduto a Carmine Spada, il nuovo capo di Ostia. In effetti da parte di lui non c'entra con la nostra, soltanto che abbiamo subito un vicino un po' difficile, la verità. Beh, voi vi siete trovati a convivere nel 94, con i peggiori criminali di Ostia. Sì, io non essendo neanche italiana, io lo trattavo sempre da un ladrunco da 2 lire senza rendermi conto a Romoletto. Io per uscire e andare di fronte uscivo col pacco da modella e mi portavo il coltello perché lui mi aveva minacciato che mi ammazzava. A mia moglie, io sto dal dottore, mi hanno sputato addosso, dal cancello, mi fai schifo. Io stavo di fuori, ecco che si ferma lui col figlio, è bello di mamma, ma non senti la puzza di merda guardando me perché mi sfoteva. Allora gli faccio, è vero, di a tuo padre se facesse una doccia gli dà un tastozzone. A me lei lo sfidava così. Sì, gli ho detto, a Romoletto, sta attento con me, io sono matto, stai attento con me. Questo che ho fatto io contro di lui. Un esposto, lei ha fatto un esposto nei confronti di Carmine, detto Romoletto, Spada, il capo clan quando era ancora in libertà e lo è arrestato anche quando era in carcere. Cioè, voi avete puntato i piedi, cioè voi vi siete fatti cacciare da casa. Perché se tu fai vedere che hai paura, è finita. Sei finito. Sei finito. A questo punto il signor Spada, dopo essersi inizialmente allontanato, tornava, più infuriato di prima, ed iniziava ad insultarmi dandomi della zoccola, puttana, troia, e riferendosi a me e a Sandro urlava merde. Sì, ci sbatteva dal giardino suo, con la cosa di metallo, io ho chiuso le persiane. Voleva entrare dentro. Voleva buttarmi giù, io l'ammazzo. Perché lui era cavolato che io ho fatto. Lei cercava di calmare. Lui si è appropriato della mia soffitta. Della terrazza. Della terrazza, si è appropriato e ci ha fatto un piano sopra mentre io stavo in America. Ha approfittato che lei era fuori per fare l'ennesimo abuso. Sì, quando io sono arrivato e ho trovato che la casa è in costruzione, io ho fatto la denuncia.
ma erano tutti collusi con lui. I vigili urbani dicevano ma no, stanno a fare un lavoretto. Ma quale lavoretto? Stanno a fare un piano sopra. Ma avete rotto i coglioni, venite a vedere per piacere. Allora, originariamente qui non c'era niente, ma quando hanno Il giardino era in comune. tu sei tornato e hai trovato un muro. Sì, questo era tutto Tutto era comunicante. Sì, Ci sta pure il muro dall'altra parte. Guarda. Sta crollando tutto abusivo. Quello è tutto abusivo, Tutto abusivo. Ma uno fa così, pia e costruisce come gli pare. Questo mi è cascata la roba da qua. Mi hanno spaccato. Ti casca tutto sulla macchina. Mi hanno rotto il vetro, gli è cascato proprio la E chiave. cadono i cornicioni, ha fatto un lavoraccio, no? Certo. Ah, qui c'è un altro muro. Sì, perché Se lui si è chiuso. Come a dire, non ti avvicinare più, questa è diventata casa mia. questo tetto non c'era prima. Sta cadendo a pezzi, ci avete sopra la testa. Perché quando sono andato alla polizia io, mi fa, ma senta, non gli converrebbe vendergliela. Questi hanno un sacco di soldi, pagano cash. Lei questa casa non ci vuole rinunciare. Guarda, no, ma mio padre mi disse, questa casa è mia che mi ha lasciata mio padre. Voglio vedere se te la vendi o la mantieni. Papà, te lo giuro, a costo di morire, stai tranquillo, non la venderò mai. Dopo gli arresti che hanno decapitato gli Spada nel 2017, la geografia criminale della capitale è implosa. I vecchi equilibri sono andati in frantumi ed è cominciata la guerra. Sparatoria ieri sera in una pizzeria ad Ostia. 2 uomini vengono gambizzati. 2 persone con indosso ancora il casco sparano un colpo contro il titolare Alessandro Bruno. Una delle 2 vittime è il nipote del boss Carmine Fasciani. Altri 2 colpi raggiungono Alessio Ferreri, alleato storico degli Spada. Il palazzo in cui si è verificato l'episodio è il numero 22 di Via Formia. E 2 giorni dopo Questa è la porta di uno dei parenti della famiglia Spada. vengono esplosi dei colpi contro una casa, il bar degli Spada a Piazza Gasparri. 5 colpi di piccolo calibro. L'aggressione avviene poche ore prima dell'arrivo della decisione del Tribunale del Riesame di Roma di confermare la custodia cautelare in carcere per Roberto Spada, il boss finito in manette per aver aggredito con una testata Daniele Piervincenzi. Gli Spada sono sotto attacco. Qualcuno vuole prendere il loro posto. Ad armare gli assalti Marco Esposito, meglio noto come Barboncino, l'uomo di fuoco del clan Trias, che sono i nemici storici sia dei Fasciani che degli Spada. Per Barboncino questa è la grande occasione, ma anche se il cielo è cupo sopra Ostia, non è il momento per un conflitto. Ci sono troppi riflettori puntati. Per le mafie questo è il momento di mediare, ed è esattamente quello che succede in questo ristorante, uno dei migliori di Grottaferrata, ad un passo da Roma. Al tavolo ci sono Fabrizio Piscitelli e uno dei reggenti del clan Casamonica, Salvatore, classe 76, e c'è anche l'avvocato, Lucia Gargano. Quello che non sanno è che ad ascoltarli ci sono anche gli inquirenti. Seduto a questo tavolo, Fabrizio Piscitelli prende le parti di Barboncino, mentre Salvatore Casamonica rappresenta i cugini, i parenti, gli Spada. Con la cisterna. Sì, non conviene a nessuno, penso io, no? Però poi devono fare il prendere. Io sono però ti ripeto, sappi che noi qui stiamo a mettere in mezzo per andare avanti. Un ultras e un rappresentante del clan si incontrano perché è tempo di trovare la pace, di ricomporre la frattura per il bene degli affari. E aveva fatto di strada Fabrizio. Chi decide della pace e della guerra si prende una grande responsabilità. Diabolic ci ha provato. Ma c'è un altro uomo a cui da anni si rivolgono tutti i clan del territorio. Chi è? Salve, il signor Francesco? Sono io. Si chiama
Francesco D'Agati. Lo posso disturbare un secondo? Mi scusi? Grazie. Un soggetto particolarmente importante, diciamo, sul panorama mafioso generale, capomandamento di Cosa Nostra importante. Signor Francesco? Lei può essere chiunque. Esattamente. Il mondo non è quello che ho lasciato io. No, però quel mondo che ha lasciato lei non è più uguale. Appunto. Di boss o presunti tali ne ho incontrati tanti, ma un vero padrino di Cosa Nostra mai. Così come aveva avuto un ruolo da protagonista fondamentale nella famosa Pax mafiosa su Ostia del 2007, quella tra i Fasciani e i Triasti di cui si è tanto parlato, bene, D'Agati ha esercitato anche su questi nuovi scenari il proprio ruolo di mediazione ed ha, determinato una situazione di pace e di tranquillità. Ma la mia storia, la mia vita non appartiene alle istituzioni, per ora sono nel mirino. Lei può apparire così e essere un altro, sì. Però io mi fido del mio senso del lupo mannaro. S'accorda? Sì. Grazie. Mio fratello è morto un mese fa a Parma. A Parma poi c'è il carcere duro. Ma io ho perso quello. Ogni tanto l'ho finito di scrivere mentre lei suonava e mi sono affacciato per prendere aria. Ad alta voce. Il famoso dettaglio di Francesco D'Agati. Diceva ad alcuni amici che si proponevano come esseri immortali che la prospettiva individuale di ognuno di noi era asfissiante ed è la nostra lotta per cancellarla, ampliando i confini di un insieme più grande. Lei lega, no, tutto. Ma questo qui, finito, ma questa è una memoria. Sì, mi vengono così. Di questo la Sicilia ne aveva grande necessità. Pensare che noi eravamo i tutori di un sottostato capace di dare loro la possibilità di godere lo spettacolo meraviglioso della vita. Il tutto finisce in una cella, da solo, senza aiuti, ti assale improvvisamente la paura di morire. Ti ho conosciuto in maniera diversa, non in cella con il tuo rango di uomo d'onore. E pensavi cose a cui non ci si arriva. Tale era la tua potenza, l'invincibilità, l'immortalità, la ricchezza, il baciamano. Qui finisce la potenza umana. Qui giace l'avvenimento contrario. Lei si commuove perché pensa a suo fratello. Ecco suo fratello con la sua famiglia. È finito tutto. Ma lei, i siciliani che contavano, i palermitani, ce li ha portati lei qui a Roma, sul litorale. Pippo Calò. Andavamo senza cappotto a Milano con l'anno convento e dovevamo lottare con i serbi che avevano i mitra e noi le fionde. Le fionde, qualche pistola c'ha. Zingari. Ah. È stato bello. È stato bello. Ho assapurato l'espansione vera degli uomini d'onore. Che cosa significava per lei, quando lei aveva la sua età, essere un uomo? Lei, uomo io d'onore? non sono mai apparso. Mai. Lei non mi ha mai visto. Mai. Non vado a cena, nei locali, alla moda. Però il suo nome è portato con un rispetto che io non avevo mai sentito. Sì, sì. Perché ancora tutto questo rispetto? Che cosa le ricorda? Grazie. Era capomandamento di Villabate, che è un paesone molto importante, proprio alle porte della città di Palermo. Per trovare il rappresentante storico di Cosa Nostra a Roma non siamo dovuti andare a Palermo, ma siamo venuti a Tor San Lorenzo, a pochi chilometri da Tor Vaianica, dove è stato ammazzato Simone il Passerotto.
Quando siete arrivati qui sul litorale romano, com'era la situazione? Ma Roma era bella e soprattutto gli ideali erano belli. Non so se è chiaro. Sì. Io uscivo dalla Sicilia per andare a cercare altri confini, per maturare la mia testa e il mio animo. I miei amici non erano malavitosi, erano principi. Io ero molto amico di un principe del Sacro Romano Impero, il principe Raimondo Orsini, alla destra del Papa, con la sciarpa, la spada e in grande uniforme. Andavamo alla stazione all'ora fatta, da poco, che era molto chic, alle 5:30 del mattino, uscendo dal night per andare a bere il caffè alla stazione. Lei ha visto una Roma... E lui era... Come amica aveva Rachel Buell, la donna più bella del mondo. E andavamo a prendere il caffè lì, con quella signora lì che è mia moglie. La malavita organizzata che incontro adesso non c'ha quasi più niente della fascinazione, dei principi, degli uomini d'onore. Quello che io vedo per strada è solo barbarie, violenza e mancanza di cultura. Il vostro mondo è cambiato più del mio. Questo motivo di mutamento, diciamo, ce lo siamo chiesti anche noi, che non era più l'oggetto che desideravamo possedere, l'oggetto a cui arrivare in vecchiaia e darlo ai nipoti, ai giovani. E come ho scritto lì, di creare un mondo e spiegar loro che certe cose non esistono e che non è giusto fare l'estorsione al vicino di casa perché tu devi comprare la macchina. È meglio camminare a piedi e avere un amico sincero accanto, forse è meglio. No. E nonostante questo... Questo qui è perché lei non può uscire, lei c'ha il braccialetto e deve stare dentro. Carcerato, 85 anni e 2 anni che sono così qua. Perché? Perché? Perché se legge il mio mandato di cattura lei si mette a ridere. No, ma io È un reato che l'Unione Europea non riconosce. Cioè l'intercorrere di telefonate che non sono le mie, di altre persone che dicono a Roma comanda zio Ciccio. Allora io la mia ricerca l'ho fatto. Quello che si dice ancora è che lei, non essendo più operativo, ma è ancora una figura di riferimento tale che se succede un problema, zio Ciccio ti sa consigliare. Allora il giudice giustamente dice, scusi, lì succede una cosa e invocano lei, lì succede un'altra cosa e invocano lei. Lì succede un'altra cosa e invocano lei. E perché invocano sempre lei? Perché lo invocano sempre lei? Non me l'hanno chiesto. Mi scusi se lo dico io, ma lei non è un criminale comune. Lei è stata una delle menti pensanti di Cosa Nostra a Roma. Mi scusi se puntualizzo. I miei parenti americani mi hanno mandato un libro che comandavano anche in America, Giulio D'Agati. I D'Agati anche in America erano... Sì, Bonanno è cognato del mio parente. Lei rappresenta l'aristocrazia di Cosa Nostra. Nel 2007 a Ostia ci fu un'altra guerra e la guerra del 2007 ad Ostia mise fine lei a quella guerra perché lei disse sediamoci, trovo una soluzione. Loro, se voi non rispettate quello che mi mettete in mezzo, poi vedete quella giusta ed è terribile. Quindi il giudice sentendo questo dice ma chi è? Metta a zittere Fasciani, metta a zittere Contrera, metta a zittere i siciliani. Come faceva? Sì, però lei è riuscito a mettere allo stesso tavolo i Contrera, i Triassi, i Fasciani, i Spada, tutti l'ascoltavano e lei a un certo punto ha detto basta guerra.
guadagnatevi il pane. Questo gli ha detto. Perché lei riusciva a far fare pace alle persone, ai clan che si sparavano? Come ci riusciva? Li minacciava, li faceva ragionare. Lei provi a entrare nel suo studio, nel suo ufficio di giornalista. Sì. E vede l'incapacità degli altri. Lei che fa? Prova a migliorarli, prova ad aiutarli. Sì. E questo faceva lei. Per cui per me non c'è bisogno di dire sono un uomo d'onore. È lei che mi dimostra chi è. L'onore non è un passaporto che si dà a chi lo chiede. Lei è stato uno dei capi più influenti di Roma. No, sono soltanto un suo simile che ha la possibilità di dialogo o è talmente uomo che può accedere alla lotta e vincere. Non so se è chiaro. Questo è molto chiaro. Quindi è preferibile il dialogo che non ha vincitori ma non è monologo. E quando è che finisce male? Quando qualcuno non vuole capire? Quando è che si finisce per sparare? La società si evolve in maniera anomala. Non è che si evolve perché si evolve così come freccia, si evolve cadendo giù, sempre più giù. Da noi si dice che tutto comincia con un colpo di pistola e finisce con un colpo di pistola. È il 7 agosto 2019. Sono le 7 di sera. E come sempre a quell'ora decine di persone corrono su e giù lungo l'acquedotto costruito 2000 anni fa dall'imperatore Claudio. Siamo a Roma, in zona Cinecittà. Quella sera lì c'è anche il capo ultras della Lazio, Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Fabrizio Piscitelli deve incontrare una persona, ma è in anticipo. E quindi si siede su questa panchina, insieme al suo bodyguard cubano. Aspetta. Probabilmente nemmeno si accorge quando un uomo, vestito da runner, gli si avvicina alle spalle. Ristoranti su cui aveva messo le mani il clan camorristico dei Moccia. Sono davanti al locale dove incontrava Angelo Moccia. Sì, ma noi non c'entriamo niente. Angelo Moccia si presenta come un signore. Di un minuto. Gli a questo che si chiude per 7 anni, vabbè.